Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro. Oggi un classico del menù natalizio, ma in versione torta gastronomica, l'insalata russa. Ho preso tutti gli ingredienti di questa ricetta e li ho impilati in una torta a strati, facile da fare e scenografica da servire. Iniziate a far bollire le uova e le patate, che sono quelle che richiedono più tempo. Nel frattempo preparatevi le verdure, serviranno almeno un paio di carote e i piselli. Affettate le carote, prima a fette poi a listarelle e infine a cubetti. Fateli all'incirca delle dimensioni dei piselli, si cuoceranno prima e si distribuiranno meglio nella torta. Eliminate il guscio delle uova, che avranno cotto per circa 8 minuti, e tenetele da parte per farcire poi la torta. Carote e piselli andranno invece cotti in acqua bollente e salata per una decina di minuti. Mentre le verdure si cuociono, preparatevi la maionese, altro ingrediente fondamentale dell'insalata russa. Aggiungete la punta di un cucchiaino di sale a un uovo intero e il succo di un limone. Versate dunque la metà della quantità di olio e iniziate a lavorare con il frullatore a immersione. La dose è indicativa perché non tutte le uova sono grandi uguali, quindi continuate ad aggiungere olio un po' alla volta fino a quando non vedete che non viene più assorbito e rimane in superficie. In 30-40 secondi la maionese sarà pronta e a questo punto anche le verdure avranno cotto a sufficienza. Scolatele e mettetele un attimo da parte in una ciotola. Per quanto riguarda le patate, fatele cuocere fino a quando non siete sicuri che siano totalmente cotte, meglio spappolate che crude, tanto andranno schiacciate. Quando vedete che la forchetta entra ed esce senza difficoltà, scolatele dall'acqua ed eliminategli la buccia. Prendete una ciotola capiente e schiacciate finemente le patate. Potete utilizzare anche semplicemente la forchetta, ma se avete uno schiacciapatate usatelo. Farete molto prima senza stancarvi e otterrete un risultato più fine e soffice. Una volta schiacciate bene tutte le patate, conditele con sale e pepe e qualche cucchiaio di olio d'oliva. Volendo potete ulteriormente aromatizzare con del prezzemolo fresco tritato o qualche spezia di vostro gusto. Date una mescolata con un cucchiaio per distribuire gli aromi in tutte le patate e avrete preparato così tutti gli ingredienti dell'insalata russa, pronti per essere tortificati. La torta alla fine sarà abbastanza soda da poter essere tagliata e servita, ma per facilitare questo processo la formo direttamente sul piatto da portata in modo da non doverla sformare dalla tortiera con il rischio di rovinarla. Foderate l'anello di una tortiera da 22 cm con carta forno e aggiungete una spruzzata di olio d'oliva sul piatto da portata e distribuitelo con un pennellino su tutta la superficie, eventualmente anche un po' sulla carta forno. In questo modo eviterete che le patate si appiccichino a fondo e bordi. Iniziate dunque a formare la base della torta distribuendo 4-5 cucchiaiate di patate schiacciate sul piatto da portata e aiutatevi con il dorso di un cucchiaio per livellarle. Spalmate poi un paio di abbondanti cucchiai di maionese sulle patate e distribuitelo uniformemente su tutto il primo strato della torta. Ricopritelo dunque con piselli e carote, cercando di metterli su tutta la superficie. Continuate quindi a comporre la torta con un secondo strato di patate schiacciate. Arricchite anche questo strato con abbondante maionese spalmata e distribuita su tutte le patate, poi farcite con le uova tagliate a pezzetti grossolani. Io ho messo tutte le 3 uova su questo strato per differenziarlo e ottenere un effetto cromatico più marcato, ma chiaramente potete distribuire le uova metà nel primo strato e metà nel secondo, a vostro piacere. Volendo potreste arricchire ulteriormente la torta con ingredienti che non sono quelli classici dell'insalata russa come tonno, prosciutto o sottaceti o quello che più preferite. Chiudete comunque anche questo secondo strato con le patate che vi sono rimaste e pressatele livellandole in uno strato liscio e bello da vedere, poi la torta è fondamentalmente pronta. Tenetela in frigorifero fino al giorno in cui dovete servirla e vi consiglio di decorarla solo qualche ora prima in modo da non far seccare troppo gli ingredienti che gli mettete sopra. Io con la decorazione vado leggermente fuori tema utilizzando un ingrediente che non è contemplato tra quelli dell'insalata russa, ma che a mio parere con il suo colore rosso intenso fa molto Natale: la rapa rossa.
Volendo potete sostituirlo con le carote se non vi piace o se volete rimanere fedeli alla ricetta originale. Se usate le rape però, dopo averle affettate sottilmente, lasciate qualche minuto in acqua fredda per farle perdere un po' di succo rosso che altrimenti vi sporcherebbe eccessivamente la superficie della torta. Arrivati alla mattina di Natale, qualche ora prima di servire, sformate la torta dall'anello della tortiera e decoratela. Avevo pensato di ricoprirla totalmente con la maionese sia in superficie che sui bordi, poi però vedendo la bella stratificazione che si è creata, ho deciso di mettere la salsa solo sopra la torta. Spalmatela bene, aiutandovi con il dorso del cucchiaio o con una spatola da pasticcere, poi decorate con la rapa rossa affettata che vi eravate preparati. Incrociate dei mazzetti composti da 2 o 3 filetti di rapa e ricoprite tutta la circonferenza esterna della torta gastronomica. Continuate fino a finire tutta la rapa che vi siete tagliati o fino a quando la decorazione non vi soddisfa totalmente. Poi servite a temperatura ambiente. La torta è a mio parere un bel modo per proporre un classico piatto natalizio in versione più allegra e scenografica, arricchendo e abbellendo la tavola e il colpo d'occhio. La preparazione può sembrare lunga e complicata, ma alla fine sono semplicemente tutte le preparazioni che si fanno abitualmente per l'insalata russa che invece che essere presentate nella ciotola vengono messe all'interno della tortiera. Io con questa ricetta vi saluto, come ogni giovedì, vi ringrazio ricordandovi l'appuntamento per giovedì prossimo e auguro a voi e ai vostri cari di passare un sereno Natale. Ciao!